11 giugno 2019. Questa è la data in cui ho realizzato un mio piccolo sogno nel cassetto: guidare la 1 Turbo. Oltre 2 anni da quel giorno mi sono dato appuntamento qui, sempre con lei, sempre la stessa bara del 1985, almeno in apparenza. Questa sera è una sorta di incontro per mettere le cose in chiaro, per prendersi le misure. E devo confessarvi che, avendo parlato col proprietario, sapendo più o meno cosa mi aspetta, un po' di strizza c'è. Le premesse per farsi del male ci sono tutte. Non ci resta che aspettare le luci di un nuovo giorno. Il sole splende alto in cielo, dunque è giunto il momento di spiegarvela e spingerla come si deve. È una roba che ti spacca il cervello, cioè è una roba inconcepibile. L'elaborazione eseguita qui è qualcosa che va oltre il semplice ottimizzare l'automobile e avere un po' di potenza extra. Qui si è trasformata un'auto potenzialmente pericolosa in un'arma vera e propria. Partiamo dal principio. La Fiat 1 Turbo IE prima serie venne prodotta dal 1985 all'89 ed era equipaggiata con il 1300 4 cilindri in linea turbo compresso con 105 cavalli e 147 Nm di coppia, uno 0 a 100 dichiarato in circa 8 secondi e 3 con una velocità massima pari a 200 km/h, numeri pazzeschi vista la tipologia di auto e visto gli anni. Già con questi numeri dimostrava di essere un'auto potente ed emozionante, bandiera di tutte quelle vetture capaci di far emozionare con poco. Era leggera, 900 kg con benzina e guidatore. Non aveva nessun tipo di ausilio alla guida, pochissima elettronica e proprio per questo non perdonava granché. Dopo questa doverosa rinfrescata di memoria, il quadro generale vi verrà presto sconvolto dalla lista interminabile di modifiche presenti. È tutta un'altra storia. È allucinante, è allucinante. Non è una roba stradale questa.
ha trattenuto il respiro. È una roba, cioè non riuscivo a deglutire. Sto trattenendo il respiro. Ha un comportamento moderno, è assurda. La bellissima prima serie che avevo portato sul canale è entrata nell'autofficina D&D Motors come un'auto completamente originale e ne è uscita praticamente assatanata. Il 4 cilindri è stato forgiato, monta pistoni Voster, i condotti testa sono stati lavorati con guarnizione trimetallica, valvole in Nimonic da corsa, albero motore bilanciato e bronzine trimetalliche rinforzate. Passando al lato aspirazione, ne è stata installata una completa con filtro VMC, poi modificata ed accorciata con tubazioni in acciaio, flauto, iniettori e regolatore pressione benzina AEM con condotti maggiorati. Modificata anche la posizione degli iniettori, anch'essi ovviamente maggiorati, ora dritti e non più curvi. Alla voce sovralimentazione figura una nuova turbina TD04 con pop-off bonalume, wasgate esterna come potete sentire e regolatore pressione turbo malpassi. Per un raffreddamento adeguato l'intercooler maggiorato prescelto ha necessitato la modifica della calandra per starci, è enorme. Monta tubi siliconici GMC Racing e tubazioni complete siliconiche TBF. Nuova pompa olio motore anch'essa maggiorata che può reggere fino a 8 bar per garantire una lubrificazione perfetta in ogni condizione. Sostituita anche la pompa della benzina fornita da Protoxide, installata una vaschetta recupero sfiati olio motore con tubazioni aeronautiche ed uno scarico completo con termocoppia. Frizione rinforzata e volano alleggerito vanno a completare il quadro dei componenti, mentre sono presenti altre due modifiche estremamente di livello. Sono stati eliminati il debimetro e lo spinterogeno, quest'ultimo sostituito con bobine e relativa piastra di fissaggio. Passando all'elettronica, anche qui il lavoro è stato certosino. Nuova centralina con cablaggio completo e modifica ruota fonica con 2 mappature a scelta. Speed cambiata a 7500 giri al minuto, presente launch control, bang e diagnosi automatica dei sensori tramite il contagiri stesso che segnala eventuali guasti. Ad esempio, se l'accensione va a vuoto e la lancetta del contagiri si ferma sull'1, indica la presenza di un problema con estrema precisione, perché ogni numero del contagiri si riferisce ad un problema dell'auto. Una volta chiuso tutto, ovviamente necessita di olio motore e cambio da competizione. Come ho detto fin dal principio, non è più una semplice auto preparata. Guardi i contachilometri e ti viene male, cioè è una roba assurda. Sto sudando 7 camicie oggi. Messa giù così, la potenza erogata si avvicina vertiginosamente ai 230 cavalli circa, praticamente oltre il doppio dei valori originali, con una velocità di punta vicina ai 250 all'ora. Su 900 kg di macchina. Il propulsore è stato riprogettato ed assemblato per reggere ben oltre questa potenza. Infatti la turbina gira a 1.3 bar di picco quando può reggerne tranquillamente 2, sia per avere un'affidabilità ottimale sia per non escludere eventuali modifiche future. Non voglio neanche pensarci. L'unico limite attualmente è rappresentato dal cambio. Se si sale con la potenza, questo della prima serie originale non regge assolutamente, bisogna installare o quello della seconda serie oppure uno aftermarket. Oltre alle modifiche al propulsore, tutta l'auto è stata rivista per poter rendere al massimo. Monta nuovi ammortizzatori realizzati su misura da SP Assetti con molle HR. Maggiorato, viva Dio, anche l'impianto frenante con dischi baffati e forati. Ovviamente
ovviamente con tubi in treccia. Poggia su cerchi da 15 pollici con gomme Toyo TR01 195/45. Così facendo l'appoggio aumenta notevolmente, visti i 13 pollici di serie. Quando si butta dentro in curva non è più la piccola A1, ma si sente che morde molto più asfalto, è molto più sicura. È una macchina che rincontro oltre 2 anni dopo il primo test drive, è tutta un'altra storia. Tutta questa serie di lavorazioni è andata avanti per mesi. L'elaborazione non è stata né tra le più facili né tra le più economiche. Tuttavia il risultato è qualcosa di difficilmente descrivibile. Non ha nulla a che vedere con nessun'altra auto passata per le mie mani fino ad oggi. La mia relativa difficoltà nel guidarla credo possa essere un buon indicatore. Niente distrazioni, niente sbavature. Quando si affonda il gas è come sui binari e spinge nella direzione in cui sono rivolti i pneumatici con tutta la forza che ha e cerca di scaricare a terra tutta la potenza disponibile, e ci riesce anche bene. Pensavo peggio, ci riesce veramente bene. Ti fa davvero trattenere il respiro e ti scarica sulle ossa ogni vibrazione, ogni sconnessione, ogni abbagliamento. Sono fradicio, è una roba, è faticosa da spingere, è davvero dura, è come farsi la barba a secco, è l'auto più grezza, cattiva e ingestibile che abbia mai guidato. Non c'è elettronica, è tutta meccanica, e la potenza pura della meccanica ha un sapore completamente diverso. Complimenti ai proprietari per il coraggio e la tenacia, così come complimenti vivissimi a D&D Motors per la preparazione e la scelta dei componenti. È una roba della Madonna. Questo test drive non ha uno scopo informativo sul modello in questione, niente cenni storici o dati sui consumi, niente paragoni con auto di pari segmento o consigli per l'acquisto. Questa è un'auto che non si trova facilmente, è una vettura da appassionato vero, da amatore, anche un pochino da psicopatici se vogliamo, ma almeno è sincera e non fa finta di aiutarti alla guida. Sono fisicamente provato, è qualcosa che ti avvicina abbastanza all'esperienza con i kart, se vogliamo, ovviamente con le dovute proporzioni. È una roba completamente a sé stante. Fa veramente del male quando la spingi forte. Ti toglie il fiato. Farsi una roba del genere significa avere il cuore fermo agli anni 80 e 90, quando l'auto dovevi saperla portare, aggiustare, ascoltare e anche comprendere. Dovevi entrarci in sintonia per divertirti e per farla correre davvero. Questa non è una sportiva, questa è un'esperienza di vita.